Ciao, benvenuto sul mio canale. Ho deciso di fare questo video, nonostante che su internet ce ne siano tanti, per far vedere anche ai principianti che si può fare un circuito stampato anche senza avere conoscenze specifiche di elettronica. Ho notato che molti video usano termini molto tecnici che i principianti non conoscono, quindi diventa molto difficile realizzare anche uno schema o tracciare piste sul circuito stampato. Voglio farlo in modo semplice, quindi qui ci fa vedere alcune cose. Se vuoi te le puoi leggere. Ok, adesso andiamo a fare uno schema insieme usando, come ti dicevo, termini molto semplici, in modo che riuscirai a capire perfettamente. Eccoci qua, questa è la schermata che ti apparirà dopo che ti sarai loggato. Per trovare gli schemi puoi benissimo fare uso di Google, quindi scrivi quello che vuoi realizzare. Ad esempio facciamo che tu vuoi realizzare un lampeggiatore LED, o scrivo schema lampeggiatore LED. Non preoccuparti se non conosci la simbologia, ne scegli uno, ad esempio questo. Useremo questo schema, lo copieremo e ti dirò man mano cosa sono i componenti. Torniamo sul nostro schematico, qui partiamo da nuovo progetto, vediamo un nome, Gloria LED ad esempio, anche una descrizione, lo salviamo. Sulla sinistra vedremo i progetti. Si apre il cartiglio. Cos'è il cartiglio? È questo disegno qui dove ci consente di disegnare all'interno lo schema. I cartigli possono essere di diversi tipi, quindi in base alla larghezza del foglio, 4 che è quello standard, però potrei disegnare anche su una 0 in modo che ci sta su tutto. È chiaro che se stampo poi un disegno fatto in A0 su una 4 non vedrò nulla, però se lo voglio mettere su un PDF può andare bene. C'è anche un formato customizzato, ne useremo quello standard con l'orientamento orizzontale, con le larghezze che ci vengono proposte. Un'altra cosa che ti consiglio di fare è mettere il sistema in inglese, perché ti aiuterà molto nelle ricerche su internet. A volte anche le traduzioni non sono fatte nel modo giusto e diventa difficile. Se parti con l'inglese vedrai che poi più avanti sarà tutto più semplice. Qui diamo il titolo, clicchiamo 2 volte e qui scriviamo tutorial. Qui si può mettere un logo, adesso lo cancelliamo, eccetera eccetera. La company, la data, il nome, il foglio 1 di 1, la revisione. La revisione serve per gli aggiornamenti del foglio, ad esempio il primo sarà revisione 1.0, se ne creo uno nuovo farò una revisione 1.1, 1.2, se c'è una grossa revisione passo alla revisione 2, però adesso delle revisioni non ti devi preoccupare. Vediamo un attimino cosa abbiamo a disposizione come comandi. Sulla sinistra abbiamo la gestione delle librerie, quindi i componenti, e le librerie online che poi vedremo. Ci sono dei link diretti a chi fa il circuito stampato e chi vende i componenti. Qui abbiamo la gestione del disegno, la gestione dei progetti. Qui ci sono dei tool rapidi che li troviamo anche qui, ad esempio wire, bus, poi li vedremo. Qui strumenti di disegno normale e quale le proprietà di quello che andiamo a selezionare. Quindi se ad esempio seleziono il cartiglio avrò le proprietà del cartiglio. Doppio clic e diventa rosso. Se volessi aggiungere un foglio lo faccio da qui, poi lo vedremo. Adesso partiamo con uno, è molto semplice. Partiamo nel disegnare il LED. Il LED sai cos'è, no? È quel piccolo oggetto che emette luce. Quindi vado su le librerie, cerco LED, qui ho diversi tipi di LED, la grandezza 3 mm, red, green, blu, red, green, blu. Usiamo quello rosso 5 mm. TH sta per True All, vuol dire che è foro passante. Foro passante vuol dire che nel circuito stampato ci saranno 2 forellini per infilarcelo. Clicco sopra, lo posiziono, con la rotellina ingrandisco. Per ruotarlo si preme la barra spaziatrice, ok, LED 1, se vado avanti iniziano LED 2, LED 3, eccetera eccetera. Per cancellarli basta che li seleziono e premo cancel. C'è differenza se faccio da sinistra verso destra e da destra verso sinistra. Allora se faccio da sinistra verso destra vedi che non viene selezionato, devo prendere tutto. Invece se faccio da destra verso sinistra basta che
un pezzettino è dentro, lo seleziono, premo il tasto per cancellare. Per cambiare queste scritte basta che premo 2 volte e quindi cambio il nome, ad esempio. Così li posso spostare, anche questi. Adesso qui lo chiamo LED è scritto sopra, qui facciamo rosso 5 mm. Display name, se gli metto no, non mette il nome. LED 1, display prefix, se metto no, non lo mette. Converto PCB vuol dire che questo qui poi lo metteremo nel PCB. Il PCB è la basetta in vetroresina. Se io scrivo con Google PCB, circuito stampato, Printer Circuit Board, è un'abbreviazione inglese di circuito stampato. Normalmente è in vetroresina, normalmente sono 2 strati, quindi quello superiore e quello inferiore. Vediamo se, eccolo qui. Questo qui è il circuito stampato, ho visto lateralmente, sotto c'è la piazzola. Questo qui ad esempio è un monorame, quindi c'è il rame solo sotto, però ormai si usano i doppi rame per avere anche il rame, diciamo, qui nel foro, si chiama metallizzazione, in modo che il componente si saldi meglio e allo stesso modo posso realizzare le piste sia sopra che sotto, tanto ormai i costi di produzione sono molto simili. Il materiale è vetroresina normalmente, vediamo se è scritto da qualche parte, composizione, eccoli qua, sono questi, hanno dei simili. Normalmente si usa l'FR4, fibra di vetro, in tessuto o resina epossidica ridotto sobriamente di umidità. Quindi questo è il nostro LED, lo posso anche copiare e incollare a questo punto qui, se ne voglio fare altri uguali, quindi faccio CTRL C per copiare e CTRL V per incollare. Vedi che in automatico la sigla si incrementa, LED 2, poi faccio CTRL V ancora, LED 3, eccetera eccetera, LED 4, ESC per uscire, seleziono, canc per cancellare. Per salvare lo schema bisogna premere su Save, lui comunque nelle impostazioni ha un salvataggio automatico, User Preference, Auto Backup, qui dov'è? Enable Auto Backup, di default è attivo, quanti backup deve fare e ogni quanti minuti fa il backup, puoi anche cambiare, adesso ogni 5 minuti di fare backup automatico dal primo salvataggio. Andiamo avanti con il nostro schema, quindi abbiamo preso il LED, adesso ti faccio vedere come mettere il LED sul circuito stampato. Si fa da qui, questo, converte schematico to PCB, chiaramente non abbiamo ancora disegnato piste, quindi avremo solo il nostro LED, quindi metterà il LED sullo stampato. Adesso ti voglio far vedere che forma ha. Footprint è questo, eccolo qua, visto dall'alto. E così come ho fatto a far uscire questa cosa, ho cliccato 2 volte sul LED e ho cliccato qui su Footprint. Footprint è la forma vista dall'alto del componente che metteremo sul circuito stampato. Clicco 2 volte, LED 1 rosso, ho il simbolo, i pin sono numerati e ho il disegno che posso anche cambiare. Andiamo avanti, quindi da qui facciamo converte schematico a PCB. Qui mi chiede se voglio fare un check delle net. Le net sono i collegamenti, i fili che vanno da un componente all'altro, adesso non ci sono, quindi salto. Qui mi chiede un nuovo PCB, l'unità di misura millimetri o mils, puoi fare uno o l'altro. Io sono abituato in mils e uso i mils, però potresti usare anche i millimetri, a te la scelta. Quanti layer, quindi quello che ti dicevo prima, se vuoi solo il rame lato saldatura, se vuoi il rame lato componenti lato saldatura, lasciamo 2. La forma del circuito, rettangolare, circolare, eccetera, dove deve partire rispetto allo 0. Sì, quindi dico che parto da 0, y0 lo metterà
qua sotto, la larghezza che poi potremo andare a modificare. Con il tasto destro del mouse mi esce la manina e posso trascinare, con la rotellina ingrandisco. Posso prendere il LED e metterlo sul mio circuito stampato, piccolissimo. LED 1 è la scritta che posso spostare. Ok, ho la possibilità poi di vedere l'anteprima del circuito in 2D. È chiaro che adesso c'è solo il LED, il colore della board normalmente sono verdi, però si possono usare tutti i colori che si vogliono. Purple, lasciamolo. E ho anche una vista in 3D, cliccando su 3D. Eccolo qua, è chiaro che il 3D ce l'ho solo se il componente che monto è in 3D. Vedi, questo è il LED che è stato infilato nei due fori, dove qui bisognerà fare la soldatura. Ok, questo era solo per farti vedere cosa succede dopo che abbiamo piazzato i componenti. Ritorniamo al nostro schema e inseriamo gli altri componenti che servono per fare lampeggiare il LED. Mettiamo questa resistenza in serie vuol dire che dopo il LED, questo vi serve per limitare la corrente. Se non capisci questi termini non preoccuparti, ti serve più che altro sapere come funziona il programma. La resistenza è questa qui, per intenderci le resistenze, eccola qua, immagini. Queste sono tutte resistenze, la grandezza è in base alla potenza. Noi per un LED abbiamo bisogno di una resistenza molto piccola, quindi 1/4 di watt è sufficiente, che è quella standard. Useremo tutti i componenti True All, ti ricordi prima il TH? True All vuol dire che bisogna saldarli sotto col soldatore, che è più semplice per te che sei un principiante. 820 è il valore in ohm, non preoccuparti se non sai cos'è l'ohm, tu devi solo sapere che il suo valore è 820 e lo scriverai. Ok, allora andiamo nei componenti, qui anziché LED andiamo a cercare le resistenze, ce ne sono default due tipi. Prendiamo la 04 che è il passo standard, c'è europeo o americano, che sono i due simboli diversi, mi piace di più questo qua. Con la barra spaziatrice lo giro, se schiaccio tab posso cambiare il nome, quindi un K scrivo 820 che è il valore, ohm si può abbreviare con R, 820 R. Ok, e lo posiziono qui, esco, se no vado avanti a posizionare altre resistenze. Adesso devo collegare questi due componenti, quindi il LED con la resistenza, devo collegarlo con un filo, quindi prendo questo qua, Wiring Tool, mi posiziono qua, clicco col sinistro, poi clicco l'altro col sinistro e ho fatto il mio collegamento. Clicco col destro del mouse per uscire dal comando. Io posso anche prendere la resistenza a questo punto e spostarla, vedi che mi mantiene il collegamento. Ti consiglio sempre di non collegare proprio i componenti uno attaccato all'altro, di mettere comunque un collegamento a filo. Questi quadratini qui sono la griglia, si chiama griglia, che ti permette di allineare tutti i componenti. La griglia la si vede qua, cliccando su dove non c'è nulla, grid size, che è la dimensione di questa griglia, che è 5, snap vuol dire che il componente si sposta sulla griglia, quindi lascia tutto di default che va bene. Andiamo a vedere ancora il nostro schema. C'è questo circuito integrato N555. N555 è un circuito integrato che fa lui il lampeggio. Non preoccuparti del simbolo
nelle funzioni tu sai solo che devi comprare un circuito integrato, che è questo, che si chiama N555. Non lo disegneremo così, ma useremo il suo simbolo. I piedini, visto dall'alto, del componente sono questi: 1, 2, 3, 4, si contano sempre in senso antiorario da questo smussetto che c'è qui. Questo è il pin 1, piedino 1, pin sta per piedino, 1, 2, 3, 4, antiorario, quindi vado sopra 5, 6, 7, 8. Questa regola qui vale per tutti i circuiti integrati, la numerazione. Cerchiamo il nostro 555 qua nel filtro, vediamo se c'è. Non c'è nei common library, lo cerchiamo nella libreria avanzata. Qui scriviamo 555, invio, ne escono tantissimi, scriviamo anche N555 per filtrare meglio. Eccoli qua. Se io ci clicco sopra vedo anche il suo footprint, la sua forma. Questo qui è in SMD, vuol dire che è montaggio superficiale, che non è il nostro caso. Noi abbiamo bisogno di quelli TH, ricordi, True All. E cerchiamo, vediamo se riusciamo a ingrandire. Eccolo qua, questo qui può andare bene. E tra l'altro mi dice anche immediatamente se sono stock di LCSC, per chi potrei far montare loro i componenti. Quelli tradizionali, se non sbaglio, non li montano, tradizionali in True All, montano solo quelli in SMD, quindi non ci interessa. Faccio place e lo metto qua così, clicco 2 volte, il nome lo chiamo solo 555, U1, perché gli integrati di solito si chiamano U1 o 2 o 3. Come vedi, ogni tipo di componente ha una numerazione progressiva. R sta per resistenza, R1, quindi la prima sarà R1, R2, R3, il LED, qui l'abbiamo chiamati LED 1, ma potevo fare anche LD, potevo chiamarlo anche in un altro modo, eccetera, eccetera. Andiamo a vedere come devo collegare il componente. Questo qui ad esempio è stato disegnato come lo vedi dall'alto. Andiamo a vedere, il LED esce dal 3, quindi il LED viene acceso dal pin 3, quindi devo collegare il pin 3, quindi prendo il filo, clicco qui sul 3, clicco qui ed è collegato. Dopo dovrò collegare questo. Ecco, se si commettono errori basta fare CTRL Z e rifare il collegamento. Ok, andiamo a vedere lo schema. Questo qui è alimentato a 12 volt CC con una batteria a 12 volt. Noi lo alimentiamo in batteria a 12 volt. Va bene, dai. Allora prendiamo un morsetto, cerchiamo un morsetto, vediamo un po' qui se c'è morse, no, connector, no, cerchiamoli qui, morsetto, 2 poli, vediamo un po', sì, può andare bene. Plus. Questa qui è la morsettiera dove faremo entrare il nostro 12 volt, premo tab e gli cambio il nome, morsetto, 2 poli, uno non va bene perché non è un integrato, quindi clicco 2 volte e prefix lo chiamiamo M1, morsetto 1. Come puoi vedere il programma è intelligente, perché se io lo copio, faccio CTRL C e CTRL V, il secondo morsetto lo chiamerà M2, perché si ricorda come ho chiamato il primo. Allora andiamo a vedere il nostro schema. Ho 12 VCC e 0 V, che sono gli ingressi. Allora, io ho 2 possibilità per collegare le alimentazioni. Anzi, prima mettiamoli dei testi, così sappiamo col tab, quindi metto ad esempio più V, che sta per più alimentazione,
tab ancora, meno V, che è il meno di alimentazione. Io adesso ho due modi per collegare l'alimentazione al mio circuito: o fare dei fili, quindi collegare GND sta per ground, ground vuol dire terra, vuol dire meno, è il meno dell'alimentazione, quindi collego questo qua e posso collegare questo così. Però di solito non si usa questo tipo di collegamento perché ci sono delle, si chiamano label, che sono queste, che ti consentono di tirare dei collegamenti senza tirare dei fili. Adesso faccio CTRL Z, quindi annullo le due cose, vado a prendere il VCC qui e lo collego, questo ve lo posso notare, lo collego uno qua e uno qua, lo posiziono, prendo il filo, lo collego così e lo collego così, poi prendo il GND, che è questo, sta per ground, lo collego qui al morsettiera e lo collego, lo posso mettere qui perché qui non ci sta. Consiglio sempre di non attaccare mai, si può comunque spostare, lo mettiamo qui, ESC per uscire, prendiamo il filo, con la barra spaziatrice si cambia di solito anche il modo in cui vengono disegnati. Ok, salviamo. Ok, ha salvato, andiamo a vedere il nostro schema. Quindi abbiamo collegato l'1 a 0V, il 12 volt al LED e al 4, andiamo a vedere se è vero. 1 GND l'abbiamo collegato all'8, l'8 e 4 qui sono collegati insieme, ok, va bene, quindi ci colleghiamo anche al 4. Allora, facciamo così, spostiamo un po' questo, questo qui lo colleghiamo qui, poi prendiamo un VCC, lo colleghiamo al 4. Sarebbe sempre buona norma mettere i VCC verso l'alto e i GND verso in basso, quindi anche questi qui non sarebbero molto belli da vedere. Quindi il 4, CTRL Z, 4 VCC, quindi mettiamo alla stessa altezza. Ok, e quindi 12 volt va al LED dall'8 al 4, 0V va all'1, poi va sto condensatore da 10 nanofarad. I condensatori, eccoli qui, ci sono di tanti tipi, questi qui si chiamano elettrolitici. Noi dovremmo usare uno di questi qua piccini ceramici da 10 nanofarad, che è il valore, quindi quando lo vai a comprare dovrai scrivere condensatore da 10 nanofarad. Quindi andiamo nel common live, quindi il condensatore, il simbolo del condensatore è questo, eccolo qui. Il valore abbiamo detto che è 10 nanofarad. Adesso andiamo a vederlo, lo parcheggiamo qui. Quindi il primo condensatore è C1, se ci clicco 2 volte e clicco qui sul footprint posso vedere la sua forma.